Siamo partiti all'alba per l'ennesima trasferta, tra l'altro la più impegnativa dell'anno perché ci aspettano 4 ore di viaggio. Siamo diretti alla My Candy Arena, il paradiso per chi ama l'RC. Credo, ma ho quasi la certezza, che sia l'impianto numero 1 al mondo e tra l'altro è situato anche in una location bellissima, basta vedere i panorami che si attraversano mentre ci si avvicina alla pista. Torniamo qui dopo la gara dell'anno scorso che fu un disastro totale, con la voglia di riscattarci e fare del nostro meglio. Non so come andrà, gli avversari sono fortissimi, ma di una cosa sono certo, ce la metteremo tutta. Buongiorno a tutti, terza gara dell'anno che è iniziato con un tour de force. Abbiamo fatto praticamente 3 gare in poco più di un mese, tutte gare toste da 3 giorni di alto livello e anche questa non è da meno. Campionato costruttori italiano, tutti i migliori piloti sono riuniti qui, sarà dura e sarà dura anche perché è una gara in cui si torna non al monogomma ma alla gomma libera, gomme con additivi. Quindi mi sembra una vita che non corro con gli additivi, in realtà l'ultima volta è stato 6 mesi fa, però soprattutto poi non ho mai provato la nuova macchina con gli additivi e vediamo come va. Vediamo se ci azzecco col setup di partenza stavolta. Nelle prime 2 gare dell'anno l'ho sbagliato il setup di partenza, qua mi aspetto un grip molto molto alto, quindi ho fatto un setup più tranquillo anche per prendere un attimo confidenza con la pista, perché non è la prima volta che ci vengo, sono stato qua l'anno scorso alla gara inaugurale, ma se vi ricordate com'è andata, cioè su 3 giorni 2 praticamente ha piovuto, in finale mi hanno lasciato a secco di miscela, poi col famoso meme della spugna sul serbatoio, quindi non dico che è come essere qui per la prima volta, ma quasi, dovrò prendere un po' di confidenza con la pista, ecco. E c'è tempo perché oggi venerdì giornata completa di prove libere, diciamo in tranquillità, speriamo nel corso della giornata di riuscire ad affinare il setup, arrivare a un buon livello. E visto che adesso è ancora tutto tranquillo, vi ricordo innanzitutto grazie mille perché siamo arrivati al traguardo dei 3000 iscritti, però non ci fermiamo qui, chiaramente guardiamo sempre avanti, quindi chi non è ancora iscritto fatelo cliccando il tasto qua sotto al video, lasciate un like cliccando il pollice, lasciate un commento e se volete usare anche la nuova funzione di YouTube, sotto nella barra dei commenti da telefono, se strisciate da destra verso sinistra potrete dare punti hype, in questo modo farete salire il video nella classifica dei canali emergenti. Basta, mi sembra di aver detto tutto, adesso andiamo a prepararci così finalmente iniziamo. Vado Marci! Ok, prima sessione diciamo di shakedown, abbiamo montato tra l'altro gomme Matrix, noi in gara useremo le Lens di Hot Race, giusto per verificare che lato motore funzioni tutto a dovere, per vedere com'è la situazione e capire in che direzione iniziare a muoverci con il setup. Non è una che la pista tiene tantissimo, non è così come adesso metteva di più capotti probabilmente, di queste erano anche gomme basse, erano 63-67. Non solo guidare meglio io la pista, la S lì la disegno tantissimo, faccio male questa qua. Appena molli la macchina si blocca, talmente tanto grip, non ha scorrimento, non è che tiene troppo dietro, si può ridurre la convergenza, facciamo meno campanatura, si potrebbe fare anche il down stop a 7 per farla scivolare di più. Facciamo subito esattamente le 3 modifiche che ho appena detto. Portiamo la convergenza posteriore da 2,5 a 1,5, la campanatura da 3 a 2 e il downstop da 8 a 7. Ma è diventata più reattiva rispetto a prima. Si vola di più dietro. Oh, sicuramente meglio, la macchina si è un po' liberata dietro, c'è una giusta rotazione. Niente di eccessivo visto che comunque il grip è altissimo e quindi resta comunque guidabile facilmente. Come va? Così sicuramente scivolava anche lì rispetto a prima, adesso non è più piantata, ruota di più. No, ma non sembrava bella. No, non è male, sono io che devo guidare, ogni volta che faccio la S qui, quando la faccio bene mi sembra di fare il segno della croce, cioè non ce l'ho mai bene in mano la S qui, o la disegno troppo, quando la faccio bene sono lì a pelo. Tira meno anche davanti.
sul curvone dell'ingresso rettilineo, figa, mi allarga da Ma niente, se vieni fuori larga basta che non vai contro il muretto. prima non allargava così. Allora, in questa sessione non abbiamo fatto modifiche di setup, ma abbiamo iniziato a usare le gomme che useremo poi in gara. Rispetto alle altre sono sempre senza colla, ma sono di un diametro più alto. Il feeling devo dire che è molto simile. La cosa strana è che la macchina nel curvone che immette sul rettilineo allarga veramente tanto. Quella curva si dovrebbe fare full gas, invece sono costretto ad alleggerire. Con il passare dei minuti e l'abbassarsi dei diametri la situazione è migliorata. Adesso sento bene la macchina, provo a spingere un po' di più perché perdo ancora troppo tempo nella chicane dopo il rettilineo, devo imparare a farla con la giusta traiettoria. Occhio! Occhio sul rettilineo opposto! Occhio! Non devi sbagliare, Occhio dopo non devi la S, sbagliare, occhio! cazzo! Occhio dopo la S, occhio! Distruggi la macchina per un cazzo, qua. Occhio dopo... Stai provando. L'errore nel modellismo è quello che ti condanna. Non devi fare un errore nel modellismo. Te l'ho detto che la S sono impiccato. Sei impiccato, la devi fare più piano di quello che puoi permetterti. Sto provando, devo Sì, provare cosa sì. posso o non posso fare. Ci sta, Ti ho detto, la S lì, se la devi far bene, la devi rischiare. Stavo provando perché la sentivo migliorava. A me non andava male, cioè me la sentivo abbastanza bene, non so cosa fare. Perché devi farla. Io devo farlo troppo stretto per provare ad andare più dritto, ho preso il codolo lì. In questa sessione decidiamo di provare a usare la colla. Montiamo gomme basse 73-66, vediamo che differenza c'è. No, si punta davanti così, non riesce a essere rotondo. Mamma mia, la macchina è cambiata come dal giorno alla notte, è diventata una iena. Ha talmente tanto inserimento che è impossibile essere rotondi. Appena sfioro lo sterzo chiude le curve con un angolo così violento che faccio fatica ad andare dritto, onestamente. Ho fatto lo stesso tempo di prima con la gomma bassa con l'additivo, perché adesso così è inguidabile la macchina. Ho fatto lo stesso tempo di prima, guidando di merda con la macchina inguidabile. Ma fammi spiegare, allora, innanzitutto non devi incazzarti, finiamo in finale C, fai cagare, non sai guidare. E ti dico che facciamo delle prove, se la macchina abbiamo provato così è guidabile, va bene, non succede niente, non è che figa ci sparano addosso. Allora, quando metti l'additivo la macchina volta il triplo e non può funzionare l'assetto di prima con la colla, no? Quindi vuol dire che questa macchina se riesce a farla funzionare con l'additivo va più forte. Poi apriamo un grado da poi tu devi la curva, la macchina fa così. C'è la macchina che fa così. Andiamo qua, dovrebbe funzionare ancora meno. Pensate quanto potenziale di miglioramento c'è. Se riusciamo a far funzionare la macchina con l'additivo, sicuramente ci sono almeno 3 decimi di margine, ma anche di più, credo, forse addirittura 5. Quindi, volenti o nolenti, dobbiamo trovare un setup per rendere guidabile la macchina in queste condizioni. Il setup va stravolto perché c'è davvero una differenza enorme tra la condizione con colla e senza colla. Apriamo quindi la convergenza davanti passando da 1,5 a 2, chiudiamo la piastra radio per togliere l'effetto flex, abbassiamo la posizione degli ammortizzatori posteriori e ammorbidiamo l'olio degli anteriori da 600 a 400. Vedi quanto perdo facendola male, hai visto quanto perdo? Un abisso, cazzo. Niente, la macchina resta troppo inguidabile. Appena tocco lo sterzo si torce praticamente, non riesco a passare pulito dritto nella chicane, finisco per disegnarla tantissimo e lì perdo un'infinità di tempo. A questo punto decidiamo di provare mantenendo il setup diciamo da additivo che stavamo sviluppando, rimontando però gomme senza colla. Magari nel frattempo la pista è cambiata e il gap tra chi la usa e chi no si è ridotto. Bene, bella rotonda, più rotonda. Meglio adesso di prima o sbaglio?
Adesso è più facile, ma devi guardare i tempi. Tempi 14,6, con gli altri girano un secondo più veloci, non so se devo dire. Così la guido meglio sicuramente. Devi sentirla a te la macchina, Massimo. Come ti ho detto prima, senza additivo, la macchina la vedi, va bene, i tempi fanno cagare, il tempo parla, se ti vuoi accontentare andiamo con l'additivo, vedi la macchina va, non è male, ma se vuoi cercare di più devi farla andare con l'additivo, i tempi non ci sono. Una cosa mia, bisogna capire quello che ti fanno al forte. Io ho visto, quando ho messo su quelle gomme con l'additivo, facevo fatica ad andare dritto, la macchina era bruttissima, eppure ho fatto 5. Per dire, Certo, ma adesso giravo bene, ho fatto 6. Basta, questa è stata l'ultima prova senza colla. Il cronometro ha dato per l'ennesima volta la sua sentenza. Non si può andare senza, siamo troppo più lenti degli altri. Abbiamo ancora l'ultimo turno di libere e le 2 controllate di domani per riuscire a trovare la formula magica. Vediamo se ci riusciamo. Forse adesso ci siamo. Siamo riusciti a far ruotare leggermente la macchina dietro, togliendo quell'esagerazione di grip che aveva il posteriore, e finalmente è molto meglio. Resta davvero estrema da guidare, però mi piace, tanto inserimento, tanta trazione. Se riesco a capirla al 100%, così si va forte. Faccio 14,3 con l'additivo. Giornata di prove libere terminata, è stata dura ma alla fine sono contento, dai. Siamo partiti senza additivo, la macchina era anche bella ma era lenta da morire, cioè prendevo un secondo al giro dagli altri. Montato senza fare cambi di setup, gomme additivate, un altro mondo, cioè la macchina inguidabile, una iena. Il problema cos'era? Che guidavo veramente bene senza additivo, macchina bella, rotonda da vedere, 14,5. Messo a gomme con additivo, inguidabile, non facevo una curva dritta, non andavo dritto, sbagliavo continuamente, 14,5. Cioè, quindi non che ne avessi bisogno di saperlo, però è stato ovvio che con l'additivo si va molto più forte, a prescindere. Quindi abbiamo lavorato tutto il giorno per sistemare la macchina in condizione di additivo e penso che siamo riusciti. Manca ancora qualcosina. Adesso abbiamo capito, secondo me, che la gomma additivata davanti totale è un po' troppo, ne metteremo metà domani. E per il resto mi sento più o meno a posto, dai, siamo 15esimi, davanti ci sono dei mostri, quindi fare tanto di più sarà difficile, però ci proviamo e niente, vediamo come va domani. Classico briefing prima di cominciare a fare sul serio, e ne approfitto per fare un piccolo appunto, per far notare l'organizzazione e la serietà di questa gara. Quando la gara era stata messa in calendario era stato deciso che le finali fossero da 10 piloti più 2 dal bump up, e nonostante alla fine oggi come piloti totali siamo in 23, quella decisione è stata confermata. Forse sarebbe stato facile fare finali da 8, ci sarebbe stata come cosa, ci sarebbe stata la A da 8, la B da 8 e la C da 7, però ancora una volta avrebbe voluto dire modificare le cose in corso d'opera. E invece no, complimenti all'organizzazione che ha mantenuto quanto aveva deciso, prendendo magari una decisione impopolare, perché oggettivamente vedere una finale C da soli 3 piloti è molto triste, però secondo me è una decisione severa ma giusta, ecco. La modifica dell'ultima ora che abbiamo pensato stanotte è stata quella per calmare l'anteriore di letteralmente zavorrare il bumper. Abbiamo messo 24 grammi di peso, che è tantissimo. Vediamo se funzionerà o meno. Tranquillo, ma vedi che non va via quello lì, quello inglese. Buono, la macchina fucsia davanti a me è quella di un pilota inglese molto forte, sicuramente da top 10. Lo prendo come riferimento e vedo che siamo lì come passo, non perdo terreno. La macchina è veloce, però sento che rispetto all'ultima sessione di ieri sto tornando a sentirmi impiccato e al limite. La macchina è davvero difficilissima da guidare. Posso fare qualche giro veloce, sì, ma già pensare a una qualifica da 4 minuti in queste condizioni senza sbagliare la vedo davvero dura. I tempi erano buoni, visto che eravamo terzi e quarti. La macchina fa cagare, per me è inguidabile, anche sul rettilineo. Ora l'abbiamo fatta troppo bassa. Devo riprovare a... Ancora di più così. Cambio direzione lì, dietro è
Non fa lo scivolamento, è troppo incollata lì. Nella prima controllata ho dimenticato di provare a togliere sterzo lavorando sui due alla rete della radio. Ora l'ho fatto, sto girando l'80%, cosa che non facevo da mai. Non ricordo l'ultima volta che sono sceso a esagerare al 90% di sterzo, figuriamoci all'80%. Eppure qua funziona, la macchina diventa molto più guidabile e rotonda senza però perdere sterzo e inserimento, perché tra pista e colla ce n'è in esubero. Il tempo delle prove è finito, ora iniziano le sessioni che contano davvero, dove l'errore non è più perdonato. Quello che è fatto, andiamo in pista e cerchiamo di fare le qualifiche della vita. E adesso Ali Prandi è proprio qua Massimo che partirà con la numero 6. 5, 4, 3, 2, 1. Oh mamma mia, com'è scorbutica, già alle prime due curve ho rischiato di lanciarla. Niente, non abbiamo toccato nulla nel setup eppure la pista cambia in continuazione, sono tornato in balia della macchina, è un cavallo imbizzarrito. Tranquillo Massimo, non guidare. Oddio! Mi sono giocato il primo jolly. Guardate la mia macchina, come appena tocco lo sterzo verso destra si chiude davanti. Vedete come disegno la chicane invece che passare dritto? E poi per cercare di recuperare la linea stringo troppo sull'interno e finisco per pizzicare il cordolo sulla sinistra. Vedete, lì prendo gli avvallamenti del cordolo e solo con la prontezza di riflessi riesco ad alleggerire il gas quel tanto che basta, uno per non prendere troppo aria sotto al telaio e decollare, e due per non finire nell'erba esterna. Per capire cosa mi sarebbe successo altrimenti basta guardare la macchina bianca che mi era dietro, che è esattamente dietro di me, quella del pilota austriaco Sutrick. Finisce esattamente come me sul cordolo interno, ma lui non riesce a chiudere prontamente il gas e prende il volo, schiantandosi contro la rete di protezione, uno schianto pazzesco. Ho iniziato a fare la stronza. Cerca di portarlo a casa e basta. Dopo l'inizio dove la macchina era critica ma accettabile, più passa il tempo e si abbassano le gomme e più peggiora. Niente, tiro i remi in barca, abbasso il ritmo e cerco di chiudere la manche senza buttarla via lanciandola anch'io fuori pista. Niente, per la Q2 qualcosa dobbiamo cambiare, inventarci qualcosa perché così è durissimo. Benissimo secco. Ma non andavo, cazzo, eravamo arrivati a posto, è tornata come prima. Cambia tutto. Ho capito. Qualifica 1 terminata, l'ho portata a casa, abbiamo fatto un errore gravissimo da matita rossa. Non capivo come mai la macchina l'avevamo sistemata molto bene nelle controllate e adesso era tornata a fare la stronza, cioè critica. Da davanti non riuscivo ad andare dritto, nella S che viene giù verso diciamo il transponder e nel rettilineo, non riuscivo ad andare dritto, sentivo l'anteriore che galleggiava e abbiamo fatto un grosso errore. Praticamente abbiamo fatto le controllate con delle gomme un po' alte e per ovviare alla cosa avevamo abbassato di 1 millimetro, 1,5 millimetri il telaio rispetto all'altezza normale che facciamo. Il problema è che poi le gomme si sono abbassate, abbiamo rifatto la qualifica con quelle gomme basse che erano diventate parecchio basse, ma non abbiamo rialzato il telaio e quindi adesso abbiamo guardato sotto la macchinina, praticamente nella parte posteriore del telaio si è consumato, cioè mi toccava a terra il telaio. Quando io davo gas, quindi che la macchina faceva così, di dietro toccava terra e per quello quindi io sentivo l'anteriore che galleggiava. Grosso errore, ma tutto sommato l'ho portata a casa anche, considerato questo, bene, cioè questa è una cosa a cui la macchina è inguidabile. L'ho portata a casa, tanti hanno avuto problemi, al momento siamo 12esimi, quindi
va bene, dai, diciamo l'abbiamo rimediata, l'abbiamo raddrizzata, adesso altre 3 qualifiche e sistemiamo questa cosa qui e speriamo di andare più forte. Proviamo a sostituire le molle dietro passando a delle molle ancora più morbide e portiamo la convergenza posteriore a 0, misura che non ho mai usato e penso sia impossibile da usare. Però qua c'è talmente tanto grip che sembra tenere sempre troppo la macchina. Proviamo, al massimo buttiamo una manche. Con le altezze giuste a inizio manche sembrava tutto ok, invece ancora come prima negli ultimi 2 minuti l'anteriore torna a galleggiare, devo far sfilare gli altri. Ho totalmente zero feeling con la macchina, non sono in condizione di lottare, sarei solo un pericolo perché quando sei così vicino o hai il pieno controllo della macchina o fai solo disastri. Q2 terminata male, perché abbiamo sistemato il problema di prima, a inizio manche sembrava tutto a posto, il problema è che dopo il primo minuto, i primi 2 minuti, a me sembrava fosse tornato a fare quello scherzo lì, cioè facevo fatica a mettere la macchina dove volevo, sento il davanti troppo incontrollabile, come se galleggiasse, è una sensazione stranissima anche da spiegare, quasi faccio fatica ad andare dritto sul rettilineo, è un grosso problema perché non sappiamo veramente più cosa fare, cioè è come quando ci sono le gomme diciamo troppo morbide, quando hai tu la gomma troppo morbida che non vai dritto neanche in rettilineo. E il problema, come dicevo ieri, se montiamo gomme senza additivo la macchina va veramente bene, il problema è che è lenta come tempi, quindi c'è poco da fare, cioè bisogna guidare in queste condizioni, sicuramente ci manca qualcosa, cioè non abbiamo capito qualcosa del setup dell'additivo e siamo messi male. Io non sto pensando, non riesco a capire, una cosa che non mi è mai successa questa roba qua. Ero convinto che fosse il telaio e non riesco più a capire, secondo me è dietro. Succede qualcosa quando si abbassano le gomme, quando diventano troppo basse inizia a scivolare e fare quelle robe di strane. Scivola dietro. Non è lo scivolamento quando arrivi in curva, è quando dai gas, quando esci dalle curve. Senti che la macchina non è che esce e fa la curva, esce e inizia a fare così e non capisci più se ti tira un po' dentro, un po' fuori, sei davanti che poi non sai più come prendere le altre curve perché ogni volta che esci va a destra, va a sinistra. Per quello io quando ho la macchina in mano, hai visto Aleno, ti tengo dietro mezz'ora, ma è inutile che tengo dietro uno se non ce l'ho in mano, la lancio nel prato e basta, sono troppo impiccate, è inutile, non ho la macchina in mano, sto facendo quello che posso. Queste immagini parlano da sole, noi due in silenzio con lo sguardo perso sulla macchina senza sapere più cosa fare. Anche ripensando alla scorsa gara di poche settimane fa a Leno, quando mi mancava sterzo, indurendo l'anteriore ho trovato quello che cercavo. Quindi per logica oggi che mi serve l'opposto abbiamo ammorbidito, eppure sembra non funzionare. C'è un problema grosso da qualche parte ma le idee le abbiamo finite. Che siamo messi male lo si vede benissimo dai best lap della qualifica, siamo di gran lunga i più lenti, prendiamo 6 decimi dal primo della nostra manche e 2-3 dagli altri, troppo. E il fatto che la macchina diventi inguidabile dopo i primi minuti si nota anche guardando giro per giro. All'inizio sono lento sì, ma almeno costante, vedete tutti i giri 14.5, 14.6, cioè un decimo di scarto. Poi i tempi, oltre ad alzarsi, diventano anche incostanti, faccio 14.8, 14.9, poi veloce per modo di dire in 14.4, ma poi 14.7, 14.6 e ancora 14.9. E quando succede questo, che non riesce a fare passo costante, significa solo una cosa, che la macchina non si guida. Quando finisci in un pozzo e non vedi la luce diventa dura restare concentrati, comunque anche con una prestazione così scarsa entrare in finale B è possibile. Dobbiamo cercare di fare altre 2 manche perlomeno decenti, fare un passo lento ma perlomeno regolare. Non sarà facile ma devo provarci. Spento. No, ci mancava anche il motore. No, sto dicendo che è magro, non fa un filo di fumo e non va.
È successo qualcosa, sembra magrissimo, non va più. No, mi devo fermare, è inutile proseguire così, tanto non serve a nulla e rischio solo di romperlo. Non va più. Si è cotto il tubetto della marmitta. Onestamente non so dirvi il motivo per cui si sia cotto, si sia sciolto quel pezzo, ma sta di fatto che è andata così. Q3 è ancora peggio. Purtroppo non siamo praticamente neanche riusciti a partire, abbiamo fatto i primi giri ma il motore ha smagrito subito, pensavo avesse qualche problema, in realtà la sfiga ha voluto che si fosse cotto il tubetto che collega la marmitta e quindi ha smagrito il motore e ci hanno dovuti fermare, quindi non abbiamo neanche potuto provare le modifiche che abbiamo fatto, abbiamo fatto delle modifiche un po' alla disperata cercando di dare più stabilità al posteriore forse per rendere meno critico all'anteriore. Mi sembrava meglio, il problema è che anche in Q2 mi sembrava meglio all'inizio manche, bisogna vedere a fine manche. E quindi adesso siamo lì in bilico, sarà difficile anche andare in finale B onestamente, dipenderà tanto da quest'ultima manche, vediamo come va. Resta solo l'ultima manche, siamo in bilico tra la finale B e la finale C, che per noi vorrebbe dire veramente un fallimento totale. Abbiamo fatto un altro paio di modifiche disperate, non so come andrà la macchina, so solo che adesso di sicuro guiderò al tutto o niente, o la va o la spacca. No, il motore è morto. Probabilmente il problema di prima qualche conseguenza l'ha lasciata. Guardate la macchina bianca dietro di me, quanto mi guadagno soprattutto in allungo. Io ci provo comunque, ma quando oltre alla macchina non hai il motore sei veramente spacciato. Incredibile, addirittura tamponato, cioè capite? Ok, c'è stata una piccola incomprensione, ma per essere tamponati vuol dire che sei proprio un cancello. Tocca alzare bandiera bianca. Quindi così non potevo fare, questo l'ho guidata alla morte, quindi così gli altri vanno di più. Quello dico, gli altri vanno di più, io più di così non posso fare. Il motore non è rotto, ma ha qualcosa che non va e adesso non abbiamo né tempo né modo di capire cosa, quindi lo togliamo e per la finale di domani ne monteremo un altro. Ultima qualifica terminata, molto meglio, non benissimo ma meglio. Mi viene il dubbio, la modifica che abbiamo fatto è stata dare più grip dietro, portando la convergenza a 2, eravamo andati a 0, secondo me siamo andati completamente fuori strada, è impossibile usare quella misura, anche se c'è un grip assurdo, io a 0 non ho mai sentito nessuno andare. E forse il problema del davanti che galleggiava dipendeva dai troppi pesi che abbiamo messo sul bumper. Quando lo sentivo troppo sensibile per addormentare abbiamo messo i pesi, abbiamo messo 24 grammi che è un mattone e forse ne andavano messi meno. Nell'ultima qualifica ne abbiamo messi 10, effettivamente la macchina andava bene. Gli altri vanno più forte, cioè comunque anche l'ultima qualifica l'ho guidata alla morte, ho provato a dare tutto e comunque ho finito 16esimo, credo, 17esimo in classifica generale. Gli altri vanno più forte, cioè c'è poco da fare. L'importante è che abbiamo centrato la finale B perché faranno finali da 10, quindi partiamo col numero 6 nella finale B, siamo 16esimi e mi auguro che domani cambi tutto. Fare il bump up nei primi due è dura ma non è impossibile, come sempre io non mollo, cioè parto con la fiducia e la speranza di potercela fare e incrociamo le dita e vediamo domani come va. In un modo o nell'altro la finale B l'abbiamo portata a casa, obiettivo minimo centrato. Dopo questa giornata massacrante con solo problemi e delusioni, perlomeno ci godiamo l'aperitivo offerto dalla pista ed è bello vedere che sono venute anche persone e famiglie esterne al nostro sport. Ora la giornata è davvero terminata. Le analisi per capire cos'è andato storto si faranno a casa. Come dico sempre, adesso bisogna resettare tutto e pensare solo alla finale di domani, perché sono sicuro che sarà tutta un'altra storia. Buongiorno a tutti, Day 3. Volevo fare una considerazione prima di partire per la finale sulla questione gomma libera o monogomma. Io sono sempre stato a favore della gomma libera, perché la sensazione che ti dà la macchina quando hai la gomma con l'additivo non te la dà nient'altro, la performance è proprio estrema. Però c'è oggettivamente da dire che con la colla, e l'abbiamo visto ormai facendo quasi tutte le gare in monogomma, con la colla per me si accentua troppo il divario tra la persona normale e il professionista, per due motivi secondo me. Primo,
i motori con la colla sono molto più stressati, devono tirare fuori la macchina dalle curve quando la gomma è incollata, e quindi chi ha motori più performanti questa cosa si vede ancora di più. E secondo, perché bisogna gestire anche i diametri, quindi chi si può permettere di usare un treno per una qualifica e poi buttarlo via ha un vantaggio rispetto a chi non può farlo, ecco. E quindi secondo me la formula giusta, lo dico un po' a malincuore, ma la formula giusta è il monogomma. Per far avvicinare più persone a questo hobby, renderlo meno costoso, la formula giusta è il monogomma, c'è poco da fare. Detto questo, parliamo della finale. Secondo me sarà una finale molto interessante perché si possono fare tante strategie. Qualcuno partirà ancora con le gomme additivate, magari con i diametri più bassi, perché con gomma additivata partire col diametro alto secondo me è quasi impossibile. Quindi c'è chi magari andrà forte all'inizio, però poi dovrà fare un cambio gomme, oppure calerà dopo. Noi partiremo senza additivo, con gomma alta, faremo un cambio totale a 15 minuti e vediamo come va. Io sono molto più fiducioso su questa finale che sulle qualifiche. Le qualifiche sono state disastrose, non abbiamo mai trovato il vero bandolo della matassa, abbiamo remato tutto il tempo, abbiamo portato a casa la finale, per carità, però male rispetto alle ultime gare, questa volta male, non abbiamo mai veramente trovato la soluzione al rebus del setup, ecco. E cosa dire d'altro? Bisognerà stare attenti perché partirò dalla casella numero 6 proprio in mezzo al gruppo, e in mezzo al gruppo è una lotteria. Speriamo di tirare fuori il numero vincente e non finire nei problemi subito all'inizio. Poi bisognerà iniziare a fare passo, regolari, e vediamo dove arriviamo, dai. Tra un paio d'ore partiamo, incrociamo le dita e speriamo che vada tutto bene. Ultimo check-up alla macchina prima di partire. Il grosso cambiamento sarà che partiremo senza colla, quindi torniamo al setup di inizio venerdì dove senza additivo la macchina funzionava bene. Lì però avevamo gomme basse. Qua l'incognita sarà che le gomme sono alte, quindi speriamo di non capottare. Siamo arrivati a una finale B importante, quella della 1.8 Nitro Pista, questo campionato costruttori. Qui cominciamo veramente a vedere il livello che si alza. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Mamma che partenza, un missile sono stato, quello davanti non mi ha neanche visto passare. No. Ti dico di rimanere fuori dai casini. La gara è lunga, Massimo, cazzo. Allora, la partenza a razzo è stata anche merito di Gianni, che in modo molto furbo mi ha posizionato la macchina in modo che puntasse dritta anziché di traverso, e quindi sicuramente ho potuto trazionare meglio non dovendola raddrizzare. Vedete la macchina davanti a me invece come è posizionata in modo diagonale. Onestamente non so dirvi da regolamento se sia corretta la mia posizione. È vero, ero leggermente fuori dalla casella, ma se notate le macchine dietro di me erano messe ancora peggio, cioè la verde era totalmente fuori, mentre la fucsia si era mossa prima ed era già avanti, quindi direi che ero quello messo meno peggio alla fine. Quello che non mi è piaciuto è la staccata tirata dalla macchina che ho sopravanzato. Non mi ha cannonato per un soffio. Non ha nessun senso quella manovra, tanto più che è partito tutto interno sullo sporco e quindi rischiando anche di non trovare grip in frenata. Cioè, sei stato passato, vabbè, amen, non c'è bisogno di tirare la staccata della morte, anche perché se lì mi prende rischiamo di ritirarci tutti e due alla prima curva e non si diverte nessuno, ecco. Detto questo, veniamo al vero disastro. Sapevo che con gomme alte i primi minuti sarebbero stati difficili, ma non mi aspettavo questo. Appena ho affrontato quel cambio di direzione così stretto e violento, la macchina mi è partita dietro. Tutto sommato l'ho anche tenuta perché non sono andato fuori traiettoria, cioè non ero sul bianco e rientravo in pista, ecco, ho solo perso la linea ottimale. Non cercavo di non farmi superare, semplicemente ho cercato di non finire fuori pista, ma nelle fasi iniziali si è tutti così vicini che la verde che arrivava subito dietro non ha potuto evitarmi e ci siamo colpiti. Per me è incidente di gara senza colpa di nessuno. Ditemi voi cosa ne pensate, ma io la vedo così. E poi distinto, una volta finito contromano, mi sono buttato all'interno nell'erba perché ho avuto paura che tutto il gruppo di quelli che arrivavano dietro mi avrebbe travolto. E niente, cosa dire, errore mio, avrei dovuto entrare più piano, non mi aspettavo mi avrebbe mollato il posteriore così violentemente
Il fatto è che a gomma alta la macchina si punta sull'anteriore e porta via il retrotreno. Devi guidare dolce. La bianca davanti è più lenta, ma è un osso duro da passare, non trovo varchi e poi questa pista non ha staccate dove poter affondare l'attacco. I sorpassi sono veramente difficili da inventarsi. Dinamica molto simile a quella di prima, solo a parti invertite. Io arrivo con tanta foga di rimontare e riguadagnare subito le posizioni perse. Vedo che lui sbaglia l'ingresso salendo sul cordolo e pensando si scomponesse lasciando un varco aperto mi butto dentro, ma lo spazio onestamente non c'è perché lui in realtà non perde la linea. Appena me ne accorgo quindi blocco di colpo, lo pizzico e finisco di traverso. Ci ho provato ma è andata male anche qua, altro tempo perso purtroppo. Ma anche te, aspetta! Hai visto? Buono, ha flippato da solo. Questo fa capire quanto grip ci sia in pista. Ora sono tornato sesto alla mia posizione di partenza. Il problema è che ho già perso quasi 7 secondi dalla macchina davanti a me e quasi 10 dai primi. Devo spingere come se non ci fosse un domani per iniziare a rimontare. Ma da paura. Non fai sapere se consuma le gomme da paura. È alto, il consumo gomme è alto perché percepisco che dopo 1-2 minuti dove sistemo il trim la macchina riprende a tirare verso destra, segnale che l'anteriore esterna si sta consumando tanto. E non sto risparmiando nulla, sto dando fondo a tutto per tornare sul gruppo dei primi. Finalmente ho la macchina in mano, dopo 5 minuti il distacco da 7 secondi è sceso a 5, poco alla volta ma sto risalendo. Finalmente sono competitivo rispetto alle qualifiche. Che il consumo gomme sia elevato forse però è una buona notizia perché la mia strategia prevede il cambio di tutte e 4 le gomme a metà gara. Secondo me invece qualcun altro potrebbe aver azzardato di non cambiarle e potrebbe arrivare alla fine in grossa difficoltà se il consumo è più alto di quanto hanno previsto. Barocco che era terzo a sinistra. Primo colpo di scena, a 10 minuti di gara Barocco la macchina verde che avete visto ferma a bordo pista ha spento, probabilmente rotto il motore. Mi spiace perché è un mio amico, però in pista siamo tutti avversari e lui era un pretendente al bump up, quindi guadagno una posizione e passo in P5. Dietro ho la macchina bianca di Sutric che è in posizione 4 e ha un giro di vantaggio su di me. Se riesce ad agganciarmi devo dargli strada perché sono doppiato, però mi sembra che riesca a tenergli testa abbastanza bene, direi. Non è capace, figa. Va bene tutto, però. Il beep prolungato che avete sentito è perché questa cosa mi ha mandato letteralmente il sangue alla testa e per spazientire me, che sono la persona più calma al mondo, fidatevi che ce ne vuole. E poi non devo bippare il fatto che dica che non è capace perché lo ripeto anche adesso. Cioè, avete visto nella scorsa gara a Leno duelli durati 10 minuti senza cannonate simili e qua dopo 2 giri che mi era dietro guardate cosa ha fatto. Non dico che l'abbia fatto con cattiveria per buttarmi fuori, per carità, perché non è così. Però, come ho già detto, ma mi tocca ripeterlo, spesso i piloti forti e capaci non sono solo veloci, sono capaci anche di guidare in mezzo ad altre 9 macchine, senza fare gli autoscontri perché in gara non si è da soli. Davvero, anche rivedendolo non capisco cosa volesse fare. Era lontanissimo per provare un sorpasso, quindi ha provato a tirare una staccata totalmente senza senso, completamente fuori misura. Se non avesse preso me sarebbe finito a bomba nel materasso. E mi arrabbio tanto perché so che siamo tra piloti di un certo livello. Fosse uno che ha iniziato ieri lo capisco, ma questi sono piloti internazionali con esperienza. Boh, non ho parole. Bianchi è fermo.
Parzializza Massimo, parzializza, vai tranquillo. Secondo KO, la macchina rossa di Bianchi si è ammutolita nello stesso punto dove prima ha rotto Barocco, ed era un altro pilota davanti a me. Siamo esattamente a metà gara, sto lentamente risalendo e i problemi di affidabilità iniziano a fare vittime. Dai che i giochi sono ancora aperti. Il prossimo entra, Massi, facciamo che cambia gomma. Ok, ci siamo, è il momento del cambio gomme. Non sono totalmente finite, ma secondo me possono durare massimo 25 minuti. Chi ha scelto di andare con un unico set arriverà agli ultimi 5 minuti sui cerchi. Dentro adesso, Ora sono a un giro dal primo e a pari giri di secondo e terzo. Chiaramente ora perderò tempo, ma le somme le tireremo alla fine. Ah, qualche problema, non si sganciava l'anteriore destra. Buono, dai, piccolo intoppo, ma tutto sommato bel cambio gomme. Ma che adesso sono alte, Mamma che differenza rispetto al set di prima. Devo capire un attimo le gomme in queste prime curve e poi riprendere a spingere come prima. Tranquillo Massimo, tranquillo, che la gara è ancora lunga. 6 quarti. Hai 2 giri dal terzo e 2 giri dal quinto. Va bene, ci sono ancora 10 minuti. Io ho le gomme fresche, mentre loro invece sono nella fase calante. C'è ancora tempo per riprenderli. Comunque i 2 set erano 8 gomme uguali, eppure il secondo tiene tantissimo di più rispetto al primo. Se non lo sapessi direi che sono gomme diverse. Questo però mi permette di guidare più cattivo senza sentirmi impiccato, che nelle fasi finali di gara dove subentra anche la stanchezza mentale non è cosa da poco. Oh, quella bianca era Sutric che era in P2, è andato a Prato. Vuoi vedere che avevo ragione ed è in crisi di gomme? Se chi non ha cambiato le gomme le ha finite già adesso, ho fatto il colpo grosso. Anche Pirani, che adesso è passato secondo a discapito di Sutric, l'ha lanciata. Lo sapevo, sono tutti in sofferenza. Dai che non è finita, dai. Perché davanti è il terzo. Vedi che non ti vanno. Se giri pulito è solo da guadagnare. Davanti a me ci sono esattamente 2 piloti che mi precedono in classifica. Molto probabile che rischieranno il tutto per tutto e potrebbero fare il botto a mio vantaggio. Oddio, si sono presi! E Sutric l'ha lanciata. Sutric stavolta fa un'entrata timida, si appoggia semplicemente a Pirani. Ora che doveva cannonare qualcuno per favorirmi, no, ha tirato indietro il dito. Oh, vabbè, a parte gli scherzi, poi comunque io sono troppo onesto, perché istintivamente non provo a passarlo, ma resto dietro, perché sono doppiato rispetto a loro e non è giusto che intralci la gara, anche se avrei tutto l'interesse, visto che sto cercando la rimonta e devo passare. Ma la mia correttezza viene subito premiata perché, come in qualifica, lui sbaglia la chicane, stavolta andando troppo largo, e finisce nel prato dentro ai materassi. La botta è forte, potrebbe aver rotto, No, è ripartito. Non so come, ma non ha riportato danni. Perché davanti è Pirani, Se puoi passarlo, passa. Vedi che non è più veloce di te. 4 minuti al termine, ora davanti ho Pirani che è secondo ma è totalmente in crisi di gomme, ne ho di più, devo riuscire a passarlo. Ultimo minuto, ho ridotto il gap a un giro da Sutric e Pirani. Pirani largo in entrata rettilineo è totalmente finito, non sta più in strada. Mancano ancora 2-3 giri, dai! Probabilmente per il secondo posto e quindi il bump up è andata, ma almeno il terzo posto del podio potrei prenderlo. Guardate la tabella dei tempi sulla sinistra, sono a 17 secondi da lui e mancano 2 giri, forse 3. Si può fare, lui è alla frutta.
11 secondi, gli ho preso 6 secondi solo in un giro, dai, dai, dai! Gara 7 secondi, ultimo giro. stop, numero 6, stop, numero 12, stop, numero 4, stop, numero 9, stop, numero 1, stop, numero 11, stop, numero 2. Per un pelo, è arrivato a un secondo da me. Grazie ragazzi, grazie Gianni. Ho provato. Ho fatto un paio di sbavaturine là all'inizio là, però vabbè, non so quanto sono Con le arrivato. gomme alte secondo me No, facevi ma un poi po' più fatica. ma da un treno all'altro, totalmente stesse gomme, ma il secondo treno era molto più stabile, non scivolava mai. Sì. Ci ho provato, pazienza, ci è mancato pochissimo per il podio. Senza quei 5-6 secondi persi al primo giro dell'incidente ce l'avrei fatta, ma non importa, sono veramente contento per questa finale. Non eravamo al top, ma siamo stati competitivi e ce la siamo finalmente giocata dopo delle qualifiche sempre in sofferenza, e anche la strategia gomme era quella giusta. Chi non ha fatto il cambio alla fine era totalmente sui cerchi. Questo weekend c'è stata una condizione di pista stranissima che ci ha messo in ginocchio, ma anche da questa gara portiamo a casa altra esperienza che ci servirà sicuramente per altre gare future. Torniamo a casa stanchi ma soddisfatti di aver dato tutto e anche di più. Mai avevo fatto 3 gare in un mese, 3 weekend da 3 giorni l'uno. Gare toste che hanno messo alla prova fisico e mente. Mio papà, come avete sentito dalle comunicazioni radio, era praticamente senza più voce. Quindi adesso è giusto prendersi un periodo di riposo per staccare la spina e ricaricare le energie. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!